Prezzi folli! È il momento di comprare! Non aspettate un minuto di più! Ovviamente dove? Su Car Market, il nostro sito di fiducia, la nostra La Bibbia! Prezzi folli, ma su cosa? Sulle singole di Pokémon, ragazzi. Esatto. Sono prezzi assurdi. Prendiamo ad esempio Lugia. Di Tempesta Argentata. Lugia, Tempest, adesso diciamo. lo cerchiamo ed è questo. Il ragazzi, 186, cioè, questa carta 195. meravigliosa, Bellissima, direi. stupenda, difficilissima da trovare perché pochi l'hanno sbustata. Però noi l'abbiamo trovato in un blister. In un blisterino. Che non è male, Cavolo. come bullata. E guardate qui cosa ha fatto il prezzo. Guardate qui. Pam! È andato giù di brutto. 150. Cioè, ragazzi, ok, è un pur. Sì. 130 euro non le spenderei mai per una carta No, pur. Anche perché vuol dire che è una carta decisamente devastata. Però già in inglese Mint lo troviamo a 150. Ed è anche abbastanza centrata bene. Cioè, questa Direi è che può davvero. prendere con buon voto una carta del genere. Assolutamente, non è assolutamente un 10, ma così, vista da questa foto, probabilmente un 9 ci potrebbe arrivare. Ovviamente bisognerebbe vedere il back, quindi se nel caso la volete comprare, Esatto. chiedete sempre tutte le foto al venditore. Non ci stancheremo mai di dirlo. No, Le foto sono dovete importanti. chiedere le foto, mi Esatto. raccomando. Ma andiamo avanti. Allora, dicevamo, in inglese 150 mint, è già tanta roba. Con spedizione dalla Svizzera, quindi diciamo che con 160 euro Sì, massimo da poco, diciamo, dai, una spedizione da poco. ve la portate a casa. In italiano, ci ho guardato stamattina, Mint, Near Mint, fa abbastanza ridere perché la troviamo a 195 euro. Venduto da uno spagnolo. Da uno Quindi spagnolo. Anche qui avete comunque una fa molto spedizione. ridere. Avete comunque una spedizione anche qui che è buona, perché il prezzo non è che salga di dai, molto. 205, 210 Esagerare, euro, dai. ma stiamo esagerando, raga, perché il pacco questo qui vi consiglio di assicurarlo. Cioè, una Certo, carta del genere normale. va assicurata. E poi va spedita con corriere, non come Assolutamente. posta 1 che pagate 3 euro. Corriere almeno 8-10 euro ci vogliono tutti, quindi Sì, il non consiglio badate è a quello, spese esatto. su quello, ok? una volta che spende 195 euro, 8-9 euro in più non vi cambia niente. Assolutamente. quindi andate a spenderli. Ma passiamo su un'altra carta che il buon Phoenix sta pensando. Sta pensando di comprare, che adesso comprerà, come potete vedere. Non lo so, ci sto ancora pensando, ma mi invoglia moltissimo perché questa carta era schizzata letteralmente alle stelle, come potete vedere da qui, ok? Sì. Mentre in questo momento è calata, di brutto anche. Il mese dopo praticamente. Sì, praticamente. Un mese prima Poi era guarda qui quanto è scesa. 150, infatti lì Boia. a Ferragosto, perché eravamo impegnati a fare qualcos'altro probabilmente, se no lo compravamo subito. Fa una media, cioè nel senso ovviamente Certo, è normale. una media. Magari questo 150 era un pur, come possiamo vedere qui. Però comunque, raga, vi assicuro che i prezzi per le Near Mint sono ottime, perché possiamo trovare la prima in inglese a 240. Non ha foto, gliele chiediamo prima di acquistarlo. È normale. Ma se messa bene ed effettivamente non troppo decentrata, anche se questi Giratina sono estremamente decentrati. Guarda, trovarne una centrata perfettamente secondo me è veramente difficile. Intanto, per esempio, guarda questa spagnola, è perfetta. No? La spagnola è quasi fenomenale. perfetta. Ovviamente Incredibile. il sopra e il sotto ha un minimo Sì. di problema. Però comunque, raga, Beh, per però- 210 euro, ma è spagnola. Certo, Quindi evitiamola. io la eviterei, certo. Però abbiamo anche qui delle inglesi excellent, se proprio la volete avere in collezione giusto per. Come abbiamo qui una lip in italiano abbastanza schifosa, non la Direi guardiamo. abbastanza, sì. Indecente, però se proprio dici "Oh, voglio spendere poco, voglio averlo in collezione", 160 euro si può anche, tra parentesi, Diciamo che se è una fare. carta che vi piace, perché comunque la carta è stupenda. Non ci può dire niente, È l'artwork bellissimo. è una cosa incredibile. Anzi noi vi consigliamo di comprarla. Assolutamente Anche sì. magari spendendo qualcosina meno e non averla proprio perfetta. Dipende da cosa cercate. O se volete spendere qualcosina in più, raga, Esatto. PSA 8 Già gradata a 300 euro. ok, a 300 euro. Prima la trovavi a 300 euro non gradata, anzi facevi fatica a Ma trovarla non gradata. anche a 300 euro facevi fatica Esatto, a trovarla. facevi fatica a trovarla anche a 300 euro, quindi secondo me già PSA 8, 300 euro. Certo, è un Un ottimo affare, ma prezzo. poi come in italiano la puoi trovare a 300 euro. Non gradata ovviamente, però Non gradata perché le italiane costano un po' di più. io che colleziono l'italiano, per esempio, preferirei trovarla in italiano, anche non gradata magari, però Certo. la comprerei magari 2 euro in più. Assolutamente. Ma la prendo in italiano. E con 50 euro te la prendi già gradata in italiano. Esatto. E con, raga, 75 euro in più rispetto a quella da 300 gradata Esatto. PSA 8, cioè vi prendete un 9,5.
PGS per carità, però è un 9,5 raga, cioè è radente alla perfezione. Praticamente è una carta perfetta, diciamo. Quindi è il momento di comprare carte Pokémon singole? Non c'è il momento migliore, io credo. Direi proprio di sì, direi. Assolutamente. Se avete qualcosa da mettere in collezione, questo qui è il momento giusto. E attenzione perché i prezzi a breve inizieranno a risalire, perché guardando nel passato le carte d'estate si abbassano, anche se quest'estate è stata un'estate particolare, con l'uscita di espansioni brutte che non sono piaciute e che in più d'estate le carte calano. Diciamo che l'espansione ha dato una mano a calare ancora di più, un po' tutto a picco. Esatto, e quindi raga è il momento di acquistare carte singole, perché io sono sicuro, e con questo anche il Cardo penso sicurissimo, tutti i Toroig, ma soprattutto moltissime persone che sentiamo, ne sentiamo davvero tante essendo in questo campo, dicono tutte la stessa roba: ottobre, novembre le carte rischizzeranno di prezzo, quindi se avete la possibilità, se vi fa piacere, se siete collezionisti e vi piace questo mondo e le carte singole, comprate. Raga, è il momento di comprare. Volevo vedere il Charizard di Ossidiana Infuocata. No, Gran Festa, anche quello è un altro investimento che devo fare. Molto volentieri, infatti. Però, mamma mia, stare dietro a questo mondo ci vuole troppo. Cosa è successo? Ossidiana Infuocata Charizard non mi trova niente, scusa? In che senso? Non ci sono. Niente Charizard in Ossidiana Infuocata, ma adesso lo andiamo a trovare. Qui, questo però questo è l'EX. No, andiamo a vedere l'alternative, perché ormai vi stiamo aggiornando praticamente ogni settimana su questo Charizard. Esatto. E dirò, io ci ho guardato stamattina. Siamo curiosi di vedere quanto costa sto Charizard. Esatto. Ma non perché lo vogliamo comprare, No, beh, oddio. Per... Nel senso, se capita, oddio, capita. Se capita, capita. Ma in realtà ci ho guardato stamattina, è calato di prezzo, sì, ma lo spagnolo, che adesso non ci sono più in vendita, perché stamattina erano a 70 euro gli spagnoli. Quindi vuol dire che li hanno comprati. Oppure li ha messi nel carrello per c'erano anche le foto e ti dirò, era perfetto quel Charizard, solo che la mossa in spagnolo non si può leggere. No. Perdonatemi amici dalla Spagna, ma non si può leggere. No. Però comunque in inglese 95 euro. Questo significa che è salito di appena 10 euro dall'ultima volta. Ricalerà quasi sicuramente. Certo. Anche perché il set è uscito comunque ancora presto, È uscito da poco, è uscito, sono 15 giorni, quindi ancora ce ne saranno tante che ne usciranno. Ne sbusteranno un sacco, ma con enorme piacere, dopo il nostro video, vi faccio vedere che le italiane ne hanno fatti uscire qualcun'altra, ancora col giochino, perché a quel prezzo Però guarda, le hanno rimesse 148. a un prezzo abbastanza decente, perché vederne una 3,50, vi ricordo nel vecchio video, se non l'avete visto andatelo a vedere. Era assurdo. Perché una carta del genere non vale mai nella vita 350 euro. Sarebbe già un set molto più invitante, esatto, da comprare e da poter, diciamo, investire, no? Per dire, la mia alternative art lì dentro non è il Charizard, ma è l'Ice Q che costa 5 euro, infatti l'ho comprato subito. Non ha senso. Per assurdo, una delle carte più belle è Scizor, che comunque è sì, esatto. È tipo una Trainer Gallery, quindi... E vale solo 6 euro, quindi... Cioè, non è che abbia un gran valore, però è una delle carte più belle, quindi... Fa molto ridere questa cosa. Diciamo, esatto, quindi... Un botto. Il gioco, diciamo, non vale la candela. Spendere troppo, investire troppo su sto set... Non ha molto senso. Ma passiamo a Yu-Gi-Oh! Quindi, con Yu-Gi-Oh! Andiamo su Duelist Nexus, che è un'espansione che ho seguito un pochino, perché in realtà mi interessava, non più di tanto, perché... No, perché io non gioco più, ma soprattutto non gioco più queste nuove espansioni che sono oscene, ragazzi. Perché con 2 mosse hai vinto e onestamente io voglio giocare Yu-Gi-Oh! Cioè non voglio guardare l'altro che evoca e poi mi fa... non faccio più niente. Così. Ok. Allora, questo box ce l'abbiamo in inglese a 44,99 €. Non è male. La mia curiosità è: guardiamo le carte al suo interno, guardiamo quanto valgono, quanto ha senso investire in questo box. La carta più rara del box, diciamo. Esatto, l'ultima volta abbiamo visto, per esempio, Nexus dei duelli, ok? Abbiamo visto praticamente che nel 25esimo, per un box a 70 euro, ha totalmente senso, perché se ci trovi il drago bianco... Se ci trovi il drago bianco, attenzione, prendetelo con le pinze questa frase. Se ci trovi, perché se il pool è quello che eravamo noi da piccoli, è quello che avevamo noi da piccoli, è praticamente introvabile. Quindi ne ho aperto una miriade. Quindi non so. Ma se ci trovi il drago bianco, ha il suo perché.
Ha il suo perché, perché il prezzo sta salendo. Vale 100 euro comunque, sì, esatto. Volta che stava salendo come prezzo. Esatto, e vi assicuro, adesso non ve lo faccio vedere, la ristampa delle 40esime ristampe che hanno fatto. La ristampa della ristampa. Il prezzo sta comunque salendo. Perché è un drago bianco? Perché il drago bianco piace. Beh, è come Charizard per Pokémon, il drago bianco e il Charizard di Yu-Gi-Oh! Praticamente. Sono paragonati allo stesso livello, diciamo. E allora, Nexus dei duellanti, vediamo un po' la carta migliore che possiamo trovare qui. Ovviamente mettiamo la più cara, ho sbagliato. Vabbè. Ragazzi, quindi per 44 euro dell'unità. Bella Anche la foilatura, raga, bella. Questa, allora, Yu-Gi-Oh! Non è come Pokémon. Yu-Gi-Oh! La carta acquisisce valore sì per la rarità, ma soprattutto per la giocabilità della carta. Esatto. Quindi molto probabilmente questa è una carta molto giocata e anche abbastanza rara, e si nota dalla foilatura. E considera che il primo box era in inglese, 44 euro. Quindi noi abbiamo la prima carta inglese, quindi trovata magari nel box, a 150 euro. A 150? Abbiamo un guadagno solo triplo. Con una carta del triplo. Quindi raga, niente male Yu-Gi-Oh! Io direi che sto box qui te la puoi rischiare. Potrebbe essere un rischio da poter correre. Ma te la puoi rischiare per il semplice fatto che guardate quante carte ci sono che praticamente vi danno almeno il valore del box. Cioè, consideriamo che questa era 44, sì, ok? Che ti sono 3, 6, 9, 10 carte, ok? Quindi prendi 2 box, spendi 80 euro, c'hai la possibilità maggiorata di trovare qualcosina di carino. E poi puoi sempre trovare carte, magari una da 30, una da 40, una da 20. Belle le fogliature così. Che non sarebbe male. Sì, no, assolutamente. Te, sommando più prezzi, sommando più carte, poi assolutamente puoi pagarti tranquillamente il box. Poi per esempio la trovi in inglese, sono 110, quindi ci hai fatto 2 volte e mezzo il box. Esatto. Raga, è interessante come box questo. Certo. Infatti io l'avevo già notato, l'avevo visto e ho detto ma sai che quasi quasi. Solo che in realtà ci sono carte. Sì, questa è bellissima, ma ricordo anche quando era uscita nell'anime. Ma il problema è che non sono giocabili, cioè per me non sono giocabili, nel senso nei mazzi che gioco io, fatemi sapere nei commenti che mazzi giocate, perché io gioco l'ala nera e il burattino arnese e non gioco. E lui non gioca. E una volta mi giocavo anche il gladiatore bestia, un grandissimo mazzo. Ma comunque sono carte che nei miei mazzi non vanno bene, non ho voglia di fare altri mazzi perché non gioco più, essendo che Yu-Gi-Oh! È diventato un gioco ingiocabile, letteralmente. Però comunque, parlando in ambito collezionistico e di money, perché parliamo di money. Esatto, qui si parla di investire. Ha senso. Ha senso. Ha totalmente senso. Quindi sì, vi diciamo che si potrebbe investire in questo box. Ah, grande. Ovviamente, ripeto, se lo giocate nei mazzi ha molto senso. Se è per un fatto di collezionismo ha senso. Se lo fate solo per trovare soldi, non lo fate perché non so quanto sia facile trovare queste carte che hanno questo valore. Potrebbe avere una rarità incredibile, che magari ne trovi uno su ogni 10 box. Esatto. Quindi alla fine non ti conviene. Che non è molto l'imprinting di Yu-Gi-Oh! Perché l'imprinting di Yu-Gi-Oh! È un altro, essendo che in realtà, questa la conosco molto bene come carta, essendo che in realtà Yu-Gi-Oh! Basa tutto sul competitivo, sul gioco. Per esempio, io avevo Elodie, che è una carta che la trovavi... La cantante? No. È una carta che praticamente la trovavi molto facilmente e valeva sulla cinquantina d'euro. Quindi, raga, Yu-Gi-Oh! Quindi era un buon prezzo, diciamo. Sì, essendo che comunque la trovavi abbastanza facilmente. Ed era molto giocabile? Molto, è per quello che aveva quel valore, perché era estremamente giocabile. Quindi, investirete in Yu-Gi-Oh! In Pokémon? Ci potrebbe stare. In Pokémon io, raga, vi consiglio assolutamente di farlo. Fatecelo sapere nei commenti. Nei commenti, assolutamente. Investite, se avete investito, cosa pensate di fare? Noi lo vogliamo sapere. Che carta volete prendere. Se volete qualche consiglio, noi vi rispondiamo a tutti i commenti. Vi aspettiamo su Instagram, su TikTok, su Telegram. Mi raccomando, Telegram è spettacolare, raga. Perché più siamo e più scambiamo. Stiamo creando una community fenomenale. Quindi vi aspettiamo su tutti i nostri siti, i nostri canali, su tutto quanto. E con uno ciao, vi aspettiamo. Ciao!